Ed eccoci qui, in una delle poche piste dove il coraggio, quello vero, fa ancora la differenza. Imola, un circuito che trasuda storia, i suoi saliscendi, la leggenda di Senna, i colori, tutto quello che è intorno crea un'atmosfera magica. Bandi sentimentalismi, oggi non bisogna sbagliare, al contrario di ieri, dove mi sono innervosito come un pollo, scivolando e di conseguenza perdendo la pole position. Siamo al Giro di Boa. Queste due gare che correremo tra sabato e domenica decreteranno se il campionato sarà già finito oppure se riuscirò a recuperare i 9 punti su Tamburini dopo l'erroraccio delle gomme a Misano. Appunto importante da fare, torna nell'International Trophy nella sua gara di casa Lorenzo Lanzi, ex pilota del mondiale Superbike con la Ducati Xerox ufficiale. Sarà la variabile impazzita? Tiriamo giù la visiera e scopriamolo. Eccoci qua, gara 1, Imola. Si parte dalla seconda posizione e vi dirò, sono quasi contento di essere stato fregato da Ruio in qualifica e soprattutto di aver fatto quella cavolata. Se non avete visto, andate a vedere il video delle qualifiche, perché al posto di avere quella pressione della prima posizione ho una rabbia addosso che non vedo l'ora che inizi la gara. Per una volta la partenza verrà bene, a Valle Lunga non è andata così male. Vediamo qui, giù la visiera e partiamo. Ah, scusate, mi sono scordato, colpa mia. Prima di partire fermiamo tutto, la tensione e via dicendo. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi. Vi lascio giusto 3 secondi prima della partenza, così proprio aspettiamo tutti insieme. Rapidissimi, velocissimo, ci vuole niente. Avete fatto? Bene, ripartiamo. Roberto Tamburini è scattato molto bene, va a staccare in faccia Luca Salvadori. Prima e seconda posizione sono partiti benissimo con Saltarelli, Lanz, davvero un ottimo start. Non bene Gabriele Ruio che ha perso subito qualche posizione. Luca Salvadori subito all'interno alla variante, alla Villeneuve, a prendere la prima posizione con la sua Ducati Barni. Buono. Prima posizione. Nonostante Tambu parta sempre con una palla di cannone, le prime 3-4 curve deve stare attento perché con le Dunlop non si fida mai subito, quindi quello è il momento giusto per passare e cercare di prendere del gap. Ed è esattamente quello che stiamo facendo. Altra cosa interessante, Salvadori ha pescato il jolly dal cilindro perché non parte mai benissimo e invece è partito con una fionda stavolta. È partito bene, ha dovuto reagire all'attacco di Tamburini. Attenzione perché arriva subito l'attacco di Lanzi scatenato, bellissimo inizio di gara. Lanzi, ma da dove è sbucato fuori? Probabilmente proprio per la gara si è messo a posto, ha fatto una staccata incredibile a variante alta. È la sua pista, c'è da dirlo, qui gioca in casa, però comunque chapeau. E qui è tutto da costruire questa gara con Lorenzo Lanzi che fa numeri da paura, super sfida con Luca Salvadori. Battaglia, vedo che Luca Salvadori è lì, bello carico, pronto ad attaccare Lorenzo Lanzi. Non sarà una cosa facilissima. Duello generazionale lì tra Lanzi e Salvadori. Incredibile la Latosa, adesso dentro Luca Salvadori va a riprendere la prima posizione. Lanzi è veramente forte in staccata, è il suo punto forte, quindi passarlo è realmente complicato. Vorrei che voi foste in moto con me per capire
quanto bisogna frenare forte per riuscire a sopravanzare Lorenzo. Alla Tosa ce l'ho fatta, adesso devo cercare di proteggere la traiettoria e poi prendere quei pochi metri che mi permetteranno di non essere più a tiro. Qui dentro l'Anzi può passare veramente ovunque. Per adesso Luca Salvadori mantiene la prima posizione lì davanti con l'Anzi Tamburini. Davanti all'Anzi vediamo 49,787, giro veloce di Luca Salvadori. Ci avviciniamo a metà gara, questo inizia il giro numero 4, di nuovo 49,724 Salvadori, 49,611 Lorenzo Lanzi, molla niente come sempre da una vita, Lorenzo Lanzi, Tamburini zitto zitto come dicevi tu, 49,764 che fa meno scena in realtà ma gira come i primi due, è lì incollato e sono in mezzo secondo. Sto tirando come un pazzo, ma sulla tabella vedo sempre più 0,3, più 0,1, più 0,4. Andare più forte di come sto facendo vorrebbe dire rischiare una caduta, è inutile. Il mio obiettivo, come sapete, è prendere più punti possibile su Tamburini. A quanto sto capendo, dietro di me non c'è lui ma c'è Lanzi, quindi per adesso va benissimo così. E soprattutto c'è un altro problema, come sapete io ho sempre convissuto col male all'avambraccio e qui dentro Imola è una roba pazzesca. La moto si muove tanto, non avendo avuto tanti turni per metterla a posto, sto facendo una fatica, è un toro impazzito. Si guida bene, ma fisicamente è tosta. Devo cercare di gestire un attimo perché sennò arriverò gli ultimi 2 giri senza più forza nell'avambraccio e non riuscirò più a frenare. Come arriva? Mentre Ruio continua a girare forte ma qualche decimo più lento dei primi 3. Saltarelli 49,461 si spara un giro veloce e Tamburini così. Dentro Tamburini si prova, intanto arriva la conferma dei 20 secondi dello jump start per la Marra purtroppo, ma era una comunicazione pressoché ufficiale.
Adesso ragazzi è il momento di provare a scappare definitivamente. Bene, sto sentendo che sul posteriore la moto inizia a muoversi veramente tanto e soprattutto i controlli iniziano a fermare troppo la moto. Sento che quando vado giù dalle acque minerali e apro tutto il gas, la moto veramente fa fatica perché sente troppo patinamento. Questa è l'esatta situazione dove devo andare a cambiare l'impostazione di traction control. Infatti vedrete sul display che passeremo da A a B. Semplicemente è una mappa preimpostata che mi permette di liberare di più controlli e permette alla moto, nonostante il maggiore pattinamento, di fare più strada. Che bella la tecnologia! Guardi in questo tratto come si accorciano. Come si accorciano. Giro sul passo del 49 alto per Salvadori, Lanzi e Tamburini, vediamo se prova ad affondare il colpo, è vicinissimo, ma Lanzi stacca domani, Lanzi stacca domenica probabilmente. Al tamburello ha una staccata super profonda Lorenzo Lanzi, e Tamburini non è uno staccatore di primo pelo, vuol dire non è che uno che proprio se la prende comoda o prende margini, ma sono sempre più vicini i primi tre, sono sempre più vicini, racchiusi, l'ultimo passaggio, pensate 390 millesimi, quindi una sfida davvero pazzesca. Spettacolare della variante bassa, una radiografia della variante bassa di Luca Salvadori, veramente bellissima, complimenti alla regia, naturalmente immagini stupende. Spero di non portare nessun tipo di iazza orrenda a Salvadori, però mi sembra che Salvadori sia quello che sta guidando un po' più light. Gli altri due, sia Lanzi che Tamburini, mi sembrano un po' più impiccatini per stargli dietro. Adesso vediamo i tempi di questo giro. Ok, da quando ho switchato la mappa è migliorato un po' tutto, sto riuscendo a fare più strada rispetto a prima, ma comunque dietro sono sempre lì. Mancano 4 giri e leggo sulla tabella più 0,3, praticamente nulla. E soprattutto il discorso dell'avambraccio inizia a essere sempre più insistente. Domani dovrò inventarmi qualcosa di diverso, dovrò provare a iniziare a guidare nei primi giri con 2 dita perché altrimenti non arriverò alla fine. E soprattutto dovremo fare uno step sulla moto per renderla più stabile, soprattutto gli ultimi giri con la gomma più consumata. Comunque in ogni caso bisogna rimanere concentrati, manca poco, la vittoria è lì vicina, la vedo, semplicemente non bisogna mollare proprio adesso. Siamo a 2 giri e mezzo dalla fine e sono in realtà 4 piloti tutti in lizza per la vittoria, un posto sul podio. Grandi piloti, Mamma grandi mia, moto, è naturalmente. Di traverso Salvadori fuori dalla Piratella. Sì, e non so se hai visto anche in uscita dalla Tosa verso la Piratella come pompa un pochino anche il posteriore, lo vediamo anche qua un po' per tutti. Naturalmente la guida sarà un po' comfort zone, ma siamo comunque veramente ai limiti adesso.
Salvadori sentirà, si rivedrà la gara, mi sentirà dire in comfort zone, mi maledirà perché io l'ho già pensato, Luca, io l'ho già pensato. Infatti adesso stavo cercando di correggere un po' il tiro, ritiro tutto e di trascinarmi su questa cosa a Filippo in modo che te poi non te la prendi. Ritiro tutto perché sta svirgolando alza manca, c'è Ti l'attacco di fa un Tamburini. video di un'ora e mezza su questa cosa, Luca. C'è l'attacco di Tamburini, guarda, arriva tutto in traverso Lanzi. Luca Salvadori 49 454, giro veloce, si spinge fortissimo Lanzi 49 530, Tamburini 49 488, anche Ruio e Tamburini qui non ce la fa più forse nella resistenza. Che chiamata! Oh là là, attenzione, ha cercato di fare arrosto Lorenzo Lanzi anche. Mancano 3 giri, non mi sembra vero, sto riuscendo ad andarmene. Più 0,4, quasi mezzo secondo. A parte il braccio mi sta facendo un male porco, sto riuscendo a tenere il passo, e a parte aver rallentato un bel po' sulle frenate, comunque in percorrenza sono ancora molto efficace e i tempi stanno uscendo fuori. Devo tenere duro ancora pochi giri. Dai, dai, dai! Ok, quello è un doppiato, easy, bandiere blu, si sposta, tutto sotto controllo. Bandiere blu, spostati! Magari un errore, il doppiaggio, un pasticcio nel doppiaggio, forse era Pierni, non lo so, un errore nel doppiaggio, attenzione, un problema che ha consentito improvvisamente a Tamburini di prendere la prima posizione e si ritrova invece in seconda Luca Salvadori, si rovescia tutto, adesso Luca si muove tantissimo la Ducati perché ha aperto tanto in anticipo il gas per non perdere terreno. Io non ci voglio, cioè io non ho parole, non so veramente cosa dire. È uno schifo e una mancanza di rispetto. Mi limito qui, ma la guarderemo meglio a fine gara, adesso concentriamoci perché c'è una prima posizione da recuperare. Comunque è tutto aperto, l'ha agganciato Luca Salvadori, ha già agganciato Roberto Tamburini, anche perché il motivo del sorpasso subito sicuramente gli ha acceso una bella miccia. Adesso davvero vede tutto nero, probabilmente Salvadori che vuole subito attaccare, ma Roberto Tamburini è chiaro, sa di avere una grande occasione che non facilmente gli si sarebbe offerta se non ci fosse stato questo problema del doppiaggio. Vanno così per un ultimo giro del National Trophy, 1000 che si pronuncia davvero incandescente, lo sarebbe stato ugualmente, ma adesso probabilmente di più. Guida molto bene Roberto Tamburini, arriva, vediamo pulito, qui tira la staccata Luca, ma non può esagerare più di tanto perché se sbaglia è finita lì. Ragazzi, è veramente tosta, stiamo andando praticamente uguali, io sono sfinito, non ne ho più, non riesco più a frenare, ma l'unico punto dove potrei tentare un attacco è alla Tosa, come ho fatto con l'Ansia all'inizio della gara, è l'unico punto dove ne ho proprio un po' di più. Di sicuro Tambu proteggerà un pochino l'interno della variante Villeneuve, io cercherò di uscire come una palla di fucile e senza neanche aspettare, diciamo, il suo movimento di traiettoria, cercherò di affiancarlo subito e buttarmi dentro. Una prima occasione per Salvadori che si butta all'interno, resiste all'esterno Tamburini e passa Lanzi,
Lanzi e passa Lorenzo Lanzi. Filippo, avevi ragione, attenzione, ma non è ancora finita perché Lanzi ha poco margine, Tamburini gli è già addosso. Ma però adesso Lanzi qui alza il muro. La vede cara la pelle. Filo spinato, coccodrilli Draghi a difendere la posizione per Lorenzo Lanzi, che ovviamente a sua volta ha un'occasione pazzesca. Luca Salvadori è in terza posizione, Roberto Tamburini rimanere concentrato naturalmente dopo il rischio corso con Luca Salvadori, con la Ducati che va da tutte le parti. Sorry Tambu, cazzata totale, erroraccio mio. Purtroppo, non avendo più forza nel braccio, ho provato lo stesso la staccata, ovviamente in maniera sbagliata. Non avevo semplicemente più forza per fermarmi. Difatti adesso mi è venuto addirittura un crampo, dovrò mollare, non ne avrò più per inseguirli nelle ultime 6-7 curve. Veramente un peccato, comunque è un bel podio, arriviamo in fondo e poi discutiamo di quello che è appena successo. Tamburini cerca un esterno, forse per un incrocio davvero improbabile. Lorenzo Lanzi, Lorenzo Lanzi, una vittoria stratosferica. Lorenzo Lanzi va a vincere un garone fantastico. Tamburini secondo, Salvadori incredibilmente terzo. Qui provano a spiegarsi un po', però mi direi serenamente come sempre Luca e Roberto, e Lorenzo Lanzi ne approfitta. Bene ragazzi, che gara incredibile. 9 giri, 8 giri per cercare di trovare lo spazio, per cercare di avere quel tesoretto di mezzo secondo da gestire gli ultimi giri, perché avete visto ero morto con le braccia. E cosa succede? Un bel doppiato decide di fregarsene altamente di chi si sta giocando la gara e se ne sta bello in mezzo alla traiettoria senza nessun tipo di problema. Molti diranno potevi buttarti all'interno, ma per i pochi che sono andati in pista sanno anche bene che alla velocità alla quale stavo arrivando non potevo incrociare, perché l'avrei centrato in pieno e saremmo esplosi tutti e due. Ormai dovevo impostare la traiettoria esterna, al contrario di chi arrivava dietro e ha visto il buco enorme lasciato all'interno. Non dirò assolutamente il nome del pilota per ovvi motivi. Per me, come al solito, finisce la gara, finisce lì. Questo pilota mi ha scritto su Instagram dicendo che mi dovrei informare su cosa succede ai piloti o meno, sulle loro prestazioni e sul fatto che appunto questo pilota è uno che andava forte ma poi ha avuto un trauma, un infortunio e quindi in questa gara andava così piano. Voglio fare una premessa: ogni pilota ha il diritto di andare velocemente o lentamente senza nessun tipo di problema, è suo completo diritto, ma allo stesso modo è obbligato a conoscere le bandiere, è obbligato a far sì di guardarle queste bandiere per non rovinare la gara o un campionato a chi se lo sta giocando. E mi dispiace, su questo non ci sono scuse, perché se uno non sa guardare le bandiere o non le vede o è troppo impegnato nel girare in 2 minuti e 30 a Imola, semplicemente non può stare in pista con gli altri perché è un pericolo. E le bandiere, come potete vedere da queste immagini, c'erano, e come? C'erano da 2 curve prima, sia sulla destra sia sulla sinistra. E soprattutto sapendo di avere questa differenza di velocità, essendo un pilota infortunato e via dicendo, a maggior ragione gli ultimi giri bisognerebbe fare ancora più attenzione alle bandiere, dato che i primi girano 20 e passa secondi più veloci delle ultime 3-4 moto. Difatti in questa gara a Imola eravamo in 40 se non sbaglio, eravamo tantissimi, quindi è il sacrosanto diritto di ognuno di essere in pista e di divertirsi, ma non guardare le bandiere e rovinare la gara agli altri, mi dispiace, ma non ha nessun tipo di scusa. Detto questo, Tambo ha sfruttato l'occasione al massimo, poteva addirittura centrare la prima posizione. Mi spiace per il contatto che mi ha avuto alla Tosa, però penso che all'ultimo giro in quelle condizioni ci sta. Poi ci conosciamo a vicenda da un sacco di anni e penso sappia che non è il mio stile, non è stata assolutamente una cosa voluta. Difatti gli anni scorsi, quando ci sono state quelle gare un po' rudi, sono stato il primo a dire che non era assolutamente divertente. Quindi tutto rimandato a domani per gara 2. Spero vi siate divertiti. Adesso siamo a -13 e domani è obbligatorio arrivare davanti a Tambo, perché altrimenti inizierà a essere tosta. E mi raccomando, puntatevi la sveglia, perché il prossimo video sarà gara 2
e non vi spoilerò nulla se non questo. Sarà la gara di moto più bella del 2021 come minimo. Voi non avete idea di cosa è successo. E ve lo dico dopo una gara del genere, quindi ragazzi, iscrivetevi, condividete e soprattutto mettetevi la sveglia per il prossimo video.